berretto usiamo lo stesso tipo di lavorazione che abbiamo usato per fare il corpo. Lavoriamo una riga di catenelle e poi tutte righe avanti e indietro, lavorando punti bassissimi sempre solo nel filo dietro del punto. Quindi non vi faccio vedere lo schema lavorato passo passo. Qui di lato vi scrivo lo schema oppure ve lo lascio nella descrizione del video. Vi spiego solo come iniziare. Iniziamo come per il corpo lavorando una riga di catenelle e questa volta lavoriamo 46 catenelle e poi iniziando dalla seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo una riga all'andata di 45 punti e una riga al ritorno di 45 punti. Nella riga 3 lavoriamo 37 punti all'andata e poi riga 4 37 punti al ritorno. E andiamo avanti così, lavorando righe in cui lavoriamo sempre tutti i punti fino alla fine, in questo lato che è la parte bassa del berretto, e lavorando sempre meno punti in modo che poi si crei questa forma. E poi ricominciamo a lavorare righe con più punti, recuperando i punti come abbiamo imparato per il corpo, collegando le righe, fino a lavorare tutta la sequenza che in questo caso è una sequenza di 34 righe e sono queste 34 righe che vedete qui, e per completare il berretto le ripetiamo 3 volte. Dopo aver ripetuto per 3 volte la sequenza delle righe dalla 1 alla 34, questa è la forma che otteniamo. Per completare il berretto dobbiamo solo lavorare un'altra volta la riga 1 e la riga 2. Quindi adesso lavoriamo di nuovo 2 righe da 45 punti, lavorando un punto in ogni punto. Dopo aver lavorato le 2 righe da 45 punti, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo lungo per poter cucire. Pieghiamo in 2 il lavoro lasciando all'esterno il dritto e cuciamo il bordo del berretto con la stessa cucitura che abbiamo usato per il corpo e cuciamo fino a mantenere un'ampiezza che ci permetta di infilare il berretto per il fondo del calice. In questo modo, in modo che l'apertura passi sul fondo del calice. Nascondiamo il filo iniziale attraverso i punti sul rovescio del lavoro. Infiliamo il berretto sul calice. E completiamo la cucitura. Chiudiamo qui su, facciamo un nodino e nascondiamo il filo all'interno del berretto. Per la barba lasciamo un filo iniziale lungo per poter poi cucire, facciamo un nodino iniziale e lavoriamo 20 catenelle.
19, 20 e iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto basso in ogni punto, prendendo solo il filo sopra delle catenelle, un punto basso in ogni punto. Una catenella, giriamo il lavoro e lavorando solo sul filo dietro del punto lavoriamo un aumento nel primo punto, 2 punti nel primo punto, 8 punti bassi, 1, 2, 7, 8, un aumento, 8 punti bassi, 2, 3, 7, 8 e un aumento nell'ultimo punto. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un punto in ogni punto, lavorando però solo sul filo davanti del punto. Così. Un punto basso in ogni punto. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un punto basso in ogni punto, lavorando solo nel filo dietro di ogni punto. Lavorando in una riga sul filo dietro e in una riga sul filo davanti del punto, su un lato del lavoro ci sono tutte le righe di fili in cui non abbiamo lavorato, sull'altro non ce n'è nessuna. In questi fili liberi agganceremo le frange per fare la barba. A seconda di quanto folta volete la barba potete ripetere la riga 3 e la riga 4 tutte le volte che volete. Per fare la barba dobbiamo tagliare tanti pezzi di filo lunghi più del doppio rispetto alla lunghezza che volete per la barba e poi ogni filo lo pieghiamo a metà e con l'aiuto dell'uncinetto lo infiliamo in uno dei fili liberi del lavoro che abbiamo fatto della barba. Infiliamo la frangia, passiamo tutti e due i capi del filo e tiriamo. E per ogni punto agganciamo una frangia. Anche sulle catenelle iniziali abbiamo lavorato solo su un filo in modo da avere un filo per cucire la barba e un filo per agganciare le frange. E anche qui per ogni punto potete agganciare una frangia o due frange a seconda di quanto fitta volete che venga la barba. Alla fine per la barba del gnomo io ho lavorato le 4 righe che abbiamo visto insieme. Alla fine della riga 4 ho fatto una catenella di sicurezza e ho tagliato il filo lungo più o meno come volevo la barba e in ogni punto di ogni riga ho agganciato una frangia e mi sembra che sia sufficiente così. Voi potete lavorare tutte le righe che volete e agganciare il numero di frange che volete. La barba la cuciamo con il filo lungo che abbiamo tenuto all'inizio. Adesso questo filo lo lasciamo da una parte e la cosa successiva che dobbiamo fare è con un pettine o con una spazzola apposta pettinare la lana con pazienza un po' alla volta per farla diventare morbida. Non preoccupatevi se vedete batuffoli togliersi, è normale.
insistete fino al grado di morbidezza che volete per la barba. L'ho pettinata a lungo, ho tolto tutta questa lana che possiamo usare per riempire un altro amigurumi, e questo è il risultato. Voi potete pettinarla quanto volete, più la pettinate e più verrà morbida. Ed ora che abbiamo tutti i pezzi non ci resta che cucire tutto insieme. Fissiamo il naso con degli spilli nella posizione che preferiamo e sistemiamo il berretto. Il berretto è lungo in modo che possa calzare lungo dietro, e davanti lo potete arrotolare quanto volete e dargli la forma che preferite, più alto, più intorno al naso, come preferite, e qui su è più lungo del necessario in modo che se avete un calice ancora più alto sia sufficiente anche per calici più grandi, oppure come nel mio caso rimane un po' schiacciato, che mi piace moltissimo. Posizionate il berrettino come preferite e poi con qualche punto cuciamo tutto intorno. Fissiamo bene il berretto con gli spilli come vogliamo che stia e con un pezzo di filo rosso cuciamo.
ora che tutti i pezzi sono cuciti tra loro, l'ultima cosa che ci rimane da fare è tagliare la barba, dandogli la forma che vogliamo che abbia. E lo gnomo è pronto, gli ho tagliato la barba come piace a me, voi ovviamente potete dargli la forma che preferite. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, perché io vi devo dire mi sono divertita tantissimo a fare questi gnometti, ho lavorato parecchio allo schema perché venisse così, però adesso che è fatto, in un lampo ne facciamo quanti vogliamo. Se rifate questi gnometti, mi raccomando, condividete le vostre foto con me, sapete che adoro vedere i vostri lavori, potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. E fatemi sapere come userete questo schema, perché io l'ho usato per fare un portacandele e mi piace tantissimo, ma ovviamente se non mettiamo il calice all'interno e chiudiamo completamente il corpo anche sopra, possiamo imbottirlo di ovatta completamente e fare uno gnomo classico decorativo, oppure potremmo riempirlo con qualcosa di pesante e usarlo come fermaporte. Fatemi sapere voi come userete questi gnometti. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!